Ci sono tante notizie di cui parlare dopo il GP di Silverstone e alcune sono parecchio interessanti. Ci proietteremo sul presente ma anche sul futuro perché sapete che la MotoGP è in continuo cambiamento. Ma avete fatto l'iscrizione al canale e il click sull'attivazione delle notifiche? Ancora no? Bene, vi lascio qualche secondo per farlo, tanto è gratis, non costa nulla. Perché ve lo dico? Intanto perché così non vi perdete nulla sulla MotoGP, video notizie come questo, analisi dopo gara e altri video succulenti, perché il prossimo lunedì torna una storia qui sul canale. Ed è importante per crescere sempre di più, così mi aiutate nel mio lavoro e c'è anche la possibilità di conseguenza di trovare sponsor che fanno aumentare la qualità del canale. E c'è anche un aggiornamento per quanto riguarda me stesso, sapete che mi sono rotto il crociato quasi un anno fa, a ottobre dell'anno scorso, ho fatto l'ultima visita dal medico che mi opererà a febbraio e quindi durante tutta questa attesa è arrivata l'ufficialità che martedì 25 agosto mi opererò al mio crociato anteriore della gamba destra. Quindi vi avviso subito che il pre-gara di Aragon uscirà sempre di mercoledì, ma magari con qualche notizia che arriva massimo fino a lunedì 23, ma comunque arriverà, così come arriverà anche il classico dopo gara. Sarò un po' magari in stampelle qua e là in una situazione non facilissima, ma comunque i video arriveranno. E per certe cose mi rode un po' il culo perché è venuta fuori una possibilità incredibile giusto una settimana e mezzo dopo che mi opero, quindi se ricevo il fit per farla la farò, però sarà un po' difficile, quindi non vi spoilerò nulla, al massimo ve lo dirò anche se non si realizzerà. E questa è una, e poi successivamente c'è anche il GP di Misano, vediamo come sarà con il passare dei giorni, però mi è capitata una possibilità di una cosa incredibile che riguarda sempre il motorsport una settimana e mezzo dopo che mi opero, quindi se è difficile da realizzare quella lì, non so se anche una settimana dopo per il GP di Misano sarò nelle condizioni di poter esserci almeno anche solo un giorno. Cercherò di ricevere il fit da Dr. Chart, vediamo, però sarà un po' difficile. In caso comunque vi tengo sempre aggiornati sui miei social che trovate in descrizione. Riavvolgiamo un attimo il nastro da qualche piccola notizia che era uscita dal GP di Silverstone e che mi sono tenuto per questo video, altrimenti il dopogara durava un'ora e parlavamo poco del weekend. Partiamo da una piccola curiosità che riguarda Jake Dixon, perché il britannico ha provato fino all'ultimo a esserci a Silverstone, ma in MotoGP. Dixon, come sappiamo, quest'anno corre in Superbike con la Honda, però ha raccontato di aver contattato proprio la casa giapponese per provare a salire sulla Honda del team LCR al posto di Johan Zarco ancora indisponibile. Alla fine però, come abbiamo visto, la casa giapponese ha deciso di andare avanti con Crutchlow e quindi non se n'è fatto nulla. Dixon, se ricordate, in passato nei suoi ultimi anni nel motomondiale era stato accostato alla MotoGP in chiave mercato per avere un pilota inglese che portasse pubblico e aumentasse il valore dei diritti televisivi in Gran Bretagna, ma alla fine non è salito. Anche lui poi sarebbe stato uno di quelli non pronti, come nel caso di Chantra e il futuro di Agius, è sempre il solito discorso del passaporto. E rimanendo proprio in casa LCR arrivano finalmente notizie positive per Johan Zarco, che a quasi 3 mesi dal bruttissimo incidente di Barcellona è tornato in sella a una moto. Il francese ha girato la scorsa settimana su una supermotard ad Andorra per ricominciare a guidare e soprattutto capire come reagisse il ginocchio sinistro. Le sensazioni sono positive, ma ancora bisogna andarci piano perché un po' di dolore può comparire e soprattutto il ginocchio può tornare a gonfiarsi aumentando l'intensità. C'è un passaggio molto interessante. LCR e Honda starebbero valutando la possibilità di sfruttare il test previsto dal regolamento per i piloti che rientrano dopo un lungo stop. Ricordate, no? La regola Martin proposta dalla Aprilia ed effettivamente inserita lo scorso anno? Bene, quindi questo permetterebbe a Zarco di provare la RC213V prima di tornare a correre effettivamente. Come avevo ipotizzato nelle settimane precedenti, il rientro avverrà a settembre, molto probabilmente. Zarco vorrebbe provare a rientrare già ad Aragon dal 28 al 30 agosto. I medici però sarebbero più prudenti e preferirebbero aspettare Misano dal 10 al 13 settembre, in modo da concedergli altre 2 settimane di recupero ed evitare di forzare. Passiamo a KTM perché ci sono 2 notizie interessanti e la prima riguarda quei problemi di affidabilità che si stanno trascinando ormai da diversi Gran Premi. A Silverstone è uscita la notizia che la casa austriaca ha confermato a Speedweek di aver avuto l'autorizzazione dagli altri costruttori per aprire i motori e analizzarli nel dettaglio, in modo da individuare la causa dei problemi recenti e soprattutto intervenire. Anche perché, se non lo sapevate, KTM sta correndo con dei motori depotenziati, nel senso che per evitare altri problemi hanno abbassato il numero dei giri e Pedro Acosta il fenomeno a Silverstone l'ha messo in quinta posizione, vai Pedro. Adesso la cosa interessante sarà capire in che pista torneranno col problema risolto, se già ad Aragon oppure no.
E sempre parlando di KTM, avevamo detto in qualche video fa delle indiscrezioni secondo cui Mattinghofen avrebbe detto di no alla proposta di avere una sola moto nel 2027 nelle prove. Secondo quanto ricostruito dal giornale spagnolo El Periódico, la questione sarebbe stata definitivamente chiusa. Dal 2027 si continuerà con 2 moto per ogni pilota, anche nelle prove. Godo, grande KTM, ed è stato anche riportato che Carmelo Espeleta e l'organizzazione della MotoGP erano contrari alla riduzione a una sola moto e volevano mantenere l'attuale sistema. Meglio così. Facciamo anche un velocissimo punto sul mercato di Moto2 e Moto3 perché ci sono diversi movimenti interessanti in vista del 2027. È ufficiale la permanenza di Eddie O'Shea con Grid Racing per il 2027. Valentin Perrone, come annunciato a Sky nel weekend di Silverstone, dal prossimo anno passerà a MSI con un contratto di 3 anni. Correrà inizialmente in Moto3 con l'idea poi di salire in Moto2. Come compagno avrà Kim Danish, su cui il team ci punta molto e con cui è legato con un accordo a lungo termine. Mentre in Moto2 MSI avrà sempre Ortolai Piqueiras, Barry Baltus rimarrà con Fantic per altre 2 stagioni dopo aver rifiutato una proposta di forward, come ha fatto sapere Rosario Triolo. Rimane dov'è anche Colin Veyer, sempre secondo il buon Triolo. KTM Ajo ha esercitato l'opzione per il rinnovo e quindi continuerà con lui anche nel 2027, dopo che erano stati avviati dei contatti con Aspar e Fantic. L'ultima bella bombazza, sempre restando in Moto2, è su Celestino Vietti, che andrà nel team di Aspar Martinez. Porca puttana, per lui è un bel colpo. È sempre Triolo a riportare questa esclusiva e l'accordo sarebbe stato raggiunto durante la pausa estiva, dopo un rifiuto dell'interesse di Intact. Quindi la coppia sarà Achilles Vietti e, come ho detto, bel colpo per Vietti perché comunque riesce ad essere piazzato nei migliori team della Moto2 e farseli tutti tra un po'. Sicuramente la mano di Valentino aiuta molto, secondo me il 90%, perché comunque Vietti ovunque è andato, a parte qualche vittoria e un exploit tipo quello delle prime gare di quest'anno per via della possibilità di andare in MotoGP, ha raccolto e dimostrato molto poco. Novità anche sul fronte mercato Superbike. Dopo aver parlato di Binder in BMW al posto di Petrucci, di Rins che sta cercando una Ducati, si parla di Go11, arrivano conferme su Franco Morbidelli che approderà in Ducati Aruba al posto di Nicolo Bullega. Manca solamente l'annuncio. Per Morbidelli sarebbe tra l'altro un ritorno nel paddock delle derivate di serie, dove più di 10 anni fa aveva vinto l'Europeo Stock 600. Occhio anche a Jack Miller perché Yamaha gli avrebbe offerto una possibilità nel team ufficiale Superbike al fianco di Locatelli. Al momento però mancherebbe ancora l'accordo economico e se l'operazione dovesse andare in porto, a lasciare il posto sarebbe Xavi Vierge. Intanto, mentre a Silverstone si correva con le MotoGP attuali, al Mugello si continuava a lavorare sulle 8.50 del 2027, con 2 giornate di test che hanno visto in pista Ducati, Honda, Aprilia e KTM. Yamaha invece non era presente, avendo portato avanti separatamente il proprio programma di sviluppo. E il primo giorno è stata soprattutto Honda a impressionare. Nakagami ha chiuso davanti a tutti in 1.47.2 con Bullega praticamente attaccato a un decimo, poi Savadori con l'Aprilia in 1.48.0 e poi le 2 KTM di Pol Espargaró e Pedrosa. Quindi 5 piloti racchiusi in 1 secondo e mezzo circa, ma soprattutto una Honda molto veloce, e quello che vi posso dire da quello che circola, dalle voci di corridoio che passano, è che la Honda sembra avere una buona moto e che abbia iniziato a portare una moto 8.50 abbastanza seria e più avanti in questo test del Mugello. Honda sta dando l'anima per tornare al vertice e se continua così, dalle voci che ci sono, dal 2027 potremo vederlo un gradino ancora più sopra rispetto a dove la vediamo oggi, aspettando sempre le altre big. Il secondo giorno però Ducati ha fatto un salto enorme con Bullega. Secondo quanto riportato da GP1, Nicolò ha completato 31 giri, ha portato la Ducati fino all'1.45.859, rifilando circa 1 secondo 2 a Nakagami e 1 secondo e 9 a Savadori terzo. E il tempo di Bullega fa sicuramente impressione perché siamo a meno di 2 secondi dall'1.43.9 di Bezzecchi, riferimento del Mugello con la 1000. Concluso il lavoro al Mugello, il prossimo appuntamento per questi collaudatori sarà a Misano verso la fine di agosto. Ed è anche ufficiale il luogo in cui verrà presentata questa nuova era della MotoGP dal 2027. Si va a Rio de Janeiro. L'indiscrezione di motorsport.com di cui avevamo parlato qualche giorno fa è stata ufficializzata. Dopo Bangkok nel 2025 e Kuala Lumpur nel 2026, il grande evento di presentazione della prossima stagione si sposterà quindi in Brasile e si terrà il 21 febbraio 2027 sulla spiaggia di Botafogo. Questo è un tema di cui volevo parlare nel pre-gara di Silverstone, ma ho sorvolato, però lo riprendiamo anche perché voglio vedere cosa ne pensate nei commenti.
Negli ultimi giorni sono arrivate delle dichiarazioni che hanno fatto rumore da parte di Casey Stoner, che si è schierato apertamente dalla parte di Pecco Bagnaia per quello che è successo nel 2025 con Ducati. Stoner ha detto che gli è dispiaciuto vedere come a un certo punto si fosse praticamente smesso di credere a Bagnaia quando continuava a dire che la Ducati non fosse più la stessa moto con cui si trovava bene in precedenza. Casey ha detto che tutti avevano perso fiducia in Bagnaia perché sostenevano che si lamentasse e basta e che la moto fosse la stessa rispetto a prima, ma proprio secondo Stoner, da fuori anche l'australiano si è reso conto che la moto non è più la stessa. E infatti ha detto anche di essere molto curioso di vederlo sulla Aprilia dal 2027, perché secondo lui cambiare completamente ambiente potrebbe essere esattamente quello che serve a Pecco per ritrovare fiducia e tornare a essere il pilota che abbiamo visto negli anni migliori. E a Silverstone Bagnaia ha risposto a queste parole di Stoner ed è stato abbastanza chiaro. Ha apprezzato sicuramente la sua presa di posizione, anche perché sappiamo che tra i due c'è un ottimo rapporto, ma secondo lui non serviva a Stoner per capire che la Ducati che stava guidando fosse effettivamente diversa. Prima dell'inizio del GP di Silverstone hanno fatto un po' scuotere queste dichiarazioni di Marc Marquez in un'intervista esclusiva da Zone Spagna. Il ragionamento è stato questo: tra i piloti che stanno lottando davanti ce ne sono diversi che cercano il loro primo titolo in MotoGP e quindi per loro diventare campioni del mondo può effettivamente cambiare la carriera e in parte anche la vita. Mentre Marquez ha detto che la sua vita non cambierà con un mondiale in più o in meno e proprio per questo sostiene di sentire meno pressione rispetto agli altri. Aggiungo il mio parere, può essere sicuramente un pensiero giusto e razionale quello di Marquez dopo tutto quello che ha passato dal 2020, però non gli credo. Come sappiamo, i piloti e soprattutto i campioni come Marquez giocano con le dichiarazioni e c'è molta strategia e pretattica dietro. Questa io la catalogo proprio come uno che dice una cosa ma non la pensa. Io non ci credo che uno come Marc Marquez con la sua mentalità e la fame di vincere dica che un mondiale in più non gli cambierebbe la vita. Sicuramente stanco, svuotato dopo l'ultimo titolo vinto e si vedeva dopo tutto il calvario passato, ma Marc vede le possibilità di vincere un altro titolo con la stessa cattiveria con cui ha sempre voluto vincere. Quindi fa strategia e come si dicesse agli altri, io so già cosa significa vincere un mondiale, voi no, siete voi quelli che avete qualcosa da perdere. Una cosa invece che penso anche io e che vi avevo detto nelle famose ipotesi del futuro di Marquez dopo il rinnovo, mentre ancora non c'erano gli annunci ma c'erano praticamente le voci in giro, è che il cabroncito ha detto di voler smettere mentre ci sta ancora divertendo e infatti penso che questo nuovo contratto che ha firmato con Ducati sarà l'ultimo della carriera secondo me. È nella fase calante della sua era e io continuo a pensare che se avesse avuto la possibilità di smettere tra il 2025 e il 2026 senza avere una proposta di andare avanti, avrebbe smesso, proprio sul discorso che ormai è stanco e tutto il resto. Infatti, quando si è iniziato a parlare del rinnovo con Ducati fino al 2028, Marque ha spiegato che il problema non fosse tanto quale casa scegliere con cui correre, ma proprio capire se il suo fisico gli avrebbe permesso di andare avanti per altri 2 anni. E dopo l'ultimo GP, dal video della serie della Ducati, ci sono altri dettagli che fanno capire che il fisico di Marquez non è a posto e su un tracciato impegnativo come Silverstone la situazione non è ancora come forse Marquez sperava dal rientro dalla pausa estiva. Il fisico perché se no cadeva, non aveva controllo la braccia questo. Era lì provando di controllare, spero che rispetto alle prove più davanti sia la 1 che la 9 era molto bene. Carlos Espeleta ha rilasciato un'intervista a motorsport.com e ha parlato di 2 temi importanti sul presente e futuro della MotoGP. Iniziamo con il dubbio del GP del Qatar. Che si faccia o no, la priorità rimane quella di riuscire a correrci regolarmente. Ma attenzione, non viene esclusa neanche una soluzione simile a quella adottata dalla Formula 1 con il Bahrain, mantenere formalmente il Gran Premio del Qatar ma disputarlo fisicamente in un altro paese. Quando io ho visto la notizia della Formula 1 che ha detto che il GP del Bahrain si disputerà in Malesia, sono rimasto abbastanza sbigottito dicendo robe proprio da Formula 1, solo che posso capire, ci saranno accordi economici stratosferici per mantenere almeno il nome, qualcosa devono fare, ci saranno interessi allucinanti dietro. Però dire che il GP del Bahrain si farà sul circuito di Sepang fa abbastanza ridere, come lo farà anche se la MotoGP dovesse dire facciamo il GP del Qatar in Thailandia.
Però ci sono dei problemi logistici, bisognerebbe trovare in pochissimo tempo un circuito omologato per la MotoGP, disponibile in quel weekend e che permetta poi di riportare tutto il materiale in Europa, visto che appena 2 settimane dopo si correrà in Portogallo. Io mantengo la mia linea ed è una supposizione, ci sono solo voci in giro, però io penso che verrà cancellato il GP del Qatar e non verrà sostituito. In questa intervista il DS della MotoGP ha anche detto che la MotoGP vuole arrivare all'introduzione di un vero e proprio budget cap, prendendo almeno in parte come riferimento quello che è già successo in Formula 1. E via, un'altra cosa che la MotoGP prende dalla Formula 1, è incredibile. Carlos Ezpeleta l'ho detto chiaramente, e l'obiettivo sarebbe quindi mettere un tetto alle spese dei costruttori e rendere più sostenibile economicamente partecipare alla MotoGP. E i numeri riportati da motorsport.com fanno capire quanto siano diverse a oggi le situazioni. Honda investirebbe circa 80 milioni di euro all'anno, Yamaha circa 60, mentre Aprilia sarebbe intorno ai 20 milioni. La cosa più curiosa e anche bella, secondo me dal punto di vista sportivo e della bellezza dello sport e delle favole, è che spendere di più, almeno in questo momento, non significa necessariamente andare più forte. Aprilia, con un budget decisamente inferiore rispetto agli altri, sta ottenendo grandi risultati e proprio Ezpeleta ha sottolineato questa differenza rispetto alla Formula 1. Quindi il problema della MotoGP non sarebbe tanto riequilibrare le prestazioni in pista, anche perché se vogliono lo fanno tranquillamente col sistema delle concessioni, abbiamo visto, no, in questi anni come scalare un attimo e modificare le concessioni abbia portato a uno svantaggio della Ducati con meno test rispetto a chi ne aveva di più. Quindi, tolta la questione delle prestazioni in pista, è più una questione per evitare una continua crescita dei costi e rendere il campionato economicamente più sostenibile. La difficoltà sarà capire concretamente cosa inserire nel budget cap, perché ogni costruttore ha una struttura completamente diversa e gran parte dello sviluppo viene fatto direttamente nelle rispettive fabbriche. Carlos Ezpeleta ha detto che infatti sarà molto complicato, ma è convinto che si arriverà a questa soluzione e sostiene che alcuni costruttori abbiano ancora parecchio margine per ridurre i propri investimenti. Infine, chiudiamo con un'indiscrezione, sempre riportata da motorsport.com, su un tema di cui si è discusso spesso da quando c'è stato il caso di Martin con l'Aprilia l'anno scorso, per poi passare alle bombe di mercato di inizio 2027 che sono uscite prima dell'inizio della stagione. Nel GP di Silverstone il venerdì si è riunito il consiglio manageriale dell'IRTA insieme anche a Carlos Ezpeleta e tra i vari temi affrontati c'è stata la possibilità di introdurre una vera e propria finestra di mercato come nel calcio. Quindi stabilire un determinato periodo di tempo nel quale team e piloti possono firmare i contratti e annunciarli ufficialmente per farli diventare validi. Fuori da quella finestra gli accordi non sarebbero validi. Quindi io ipotizzo una finestra, facciamo così tanto per giocare, che vada da aprile a settembre, per esempio. Prima e dopo non avrebbe senso, perché chi firma prima corre con la testa già importata sull'anno dopo, e se si va dopo settembre-ottobre un pilota rischierebbe di più perché sarebbe molto tardi. E infatti in genere il mercato vero e proprio della MotoGP senza questa finestra si fa sempre con gli annunci da maggio-giugno a fine agosto. Secondo motorsport.com Yamaha sarebbe favorevole, mentre Ducati sarebbe più scettica. Io sono d'accordo sul metterla perché si metterebbe tutto più in ordine, senza vedere piloti che trattano magari inizio anno, che è un periodo più fattibile per la stagione in termini di negoziazione, ma sfavorevole per la casa che ha sotto contratto quel pilota, ma anche senza vedere piloti che trattano e cercano qualcosa magari a settembre-ottobre perché sono ancora a piedi, di conseguenza anche loro corrono con una mentalità diversa. C'è un problema, e qual è? Che come nel calcio, i dialoghi e le trattative ci sono comunque sotto traccia e il pilota o il manager del pilota parla comunque con le altre case, non cambierebbe molto perché l'accordo lo trovi. E a quel punto dovresti mettere un freno ai giornali per non fargli uscire la notizia, altrimenti siamo alla stessa situazione di Quartararo in Honda. Quindi questa finestra sarebbe giusta solo per la burocrazia e la validità dei contratti depositati in quella finestra, senza avere dei casi tipo Martin e Aprilia. Il contratto è stato depositato e tu per quei 2 o 3 anni non ti puoi muovere. Ma appunto avrebbe più senso proprio per quei casi tipo Martin e Aprilia, se uno vuole rescindere quando non potrebbe. Se invece Quartararo sta trattando con Honda, cambia poco, perché se la notizia confermata e verificata esce e c'è già del rumore mediatico indipendentemente che abbia firmato o no, anche se in scadenza.
Come ho detto, lì dovresti dire ai giornali quando far uscire la notizia, ma dato che oggi siamo in un mondo dove per arrivare primo su qualunque cosa, anche purtroppo sulla salute delle persone, non penso che ai giornali interessa molto. Nel calcio è un po' diverso, perché anche se i dialoghi o gli agenti che propongono giocatori ad altre squadre ci sono sempre sotto traccia, la vera trattativa, la vera offerta c'è nella finestra di mercato estivo e invernale. Ci sono poi altri discorsi, che se un giocatore va in scadenza l'anno dopo si mette avanti circa un anno prima o 6 mesi prima, quello ok. Tornando alla MotoGP, possiamo anche decidere che dal mese X al mese Y si possono firmare e depositare i contratti, ma pensare di impedire a piloti, manager e case di parlarsi durante il resto dell'anno è praticamente impossibile. Nelle moto un pilota, se va in scadenza e sa che 2 anni dopo non correrà più con quella casa ad occhio e croce, inizia già a guardarsi intorno alla metà dell'anno prima, e quindi la trattativa o i dialoghi veri e propri partono inevitabilmente fuori dalla finestra di mercato. Mettiamo che esista una finestra di mercato solamente da giugno a agosto 2026. Se Quartararo, che sa già che nel 2027 non sarà più Yamaha, inizia a parlarsi con Honda a novembre-dicembre 2025 e trovano sostanzialmente un accordo, possono semplicemente aspettare giugno-luglio per formalizzare, ormai fatta da un po'. Ma se nel frattempo un giornalista viene a conoscenza della trattativa, verifica la notizia e pubblica che Quartararo è destinato alla Honda oppure sta parlando con Honda, ha firmato con Honda, tutto quello che volete, mediaticamente siamo praticamente nella stessa situazione di oggi. Come ho detto, la finestra in MotoGP ha senso solo per una questione giuridica di validità dei contratti, così non ci sono problemi, ma non credo che possa impedire il mercato anticipato, può mettere ordine nei contratti, non nelle trattative. E queste erano le principali notizie arrivate durante e soprattutto dopo il weekend di Silverstone. Come sempre, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, soprattutto dei temi che abbiamo affrontato oggi e quali secondo voi saranno quelli da tenere maggiormente d'occhio nelle prossime settimane e anche mesi, anni per il futuro della MotoGP. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi soprattutto al canale per non perdervi i prossimi aggiornamenti sulla MotoGP e noi ci vediamo come sempre prestissimo con un nuovo video. Ciao!